bentornati su Chiara's Key Corner. Come promesso nel video precedente, oggi condividerò con voi 5 consigli su come affrontare per la prima volta lo studio della lingua coreana. Vorrei soltanto aprire una piccola parentesi prima di cominciare, ovvero io non sono un'esperta, di conseguenza i consigli che vi sto dando sono dati semplicemente dalla mia esperienza personale. Spero comunque che vi possano essere utili. Quindi senza indugio direi che possiamo cominciare e partiamo dal consiglio numero 1. Imparare l'alfabeto. Perché è così importante? Se io voglio imparare i testi delle mie canzoni preferite, è molto più semplice in realtà leggere dal coreano piuttosto che dalla traslitterazione nel nostro alfabeto. Non so perché, ma è così. Nella maggior parte dei casi ti portano a leggere con una pronuncia piuttosto dubbia. Allo stesso modo, se voglio capire i miei drama preferiti e dico non ho bisogno di saper leggere, in realtà prima di poter capire qualcosa della lingua parlata avrete bisogno di leggere i sottotitoli e per leggere i sottotitoli ovviamente dovrete sapere l'alfabeto. Qualsiasi altra ragione abbiate per studiare il coreano, a quel punto vi servirà l'alfabeto, se dovete andare lì per studiare, se dovete dare le certificazioni, qualsiasi motivo, insomma ragazzi, l'alfabeto è la base. Il mio secondo consiglio è questo: seguite il mio ragionamento. Ho imparato l'alfabeto, sono carico, voglio studiare le regole di grammatica. Fermati un attimo e presta ancora un attimo di attenzione alle regole di fonetica. Questo perché in coreano alcune parole si distinguono da altre soltanto per una vocale più o meno aperta, una consonante più o meno aspirata, e questo può dar luogo a importanti fraintendimenti della serie voglio andare al bar e ordino una tazza di sangue dal naso invece che un caffè. Queste regole non sono troppo difficili, basta appunto conoscerne l'esistenza e iniziare a capire sin dall'inizio la differenza tra le varie lettere. Il terzo consiglio che voglio darvi è quello di andare piano. Vale sia per le regole di grammatica che per il lessico. Le regole di grammatica sono nella maggior parte dei casi brevi e abbastanza semplici da capire, quindi abbiamo la tendenza sempre a voler andare avanti, soprattutto all'inizio quando vorremmo capire di più, eccetera. Vi consiglio di non farlo perché con la stessa velocità con cui le studiamo ce le dimentichiamo e si accumulano, anche perché alla fine l'obiettivo dello studio di una lingua sarebbe quello di imparare ad applicare regole e lessico, di conseguenza se non ci diamo il tempo di farlo non abbiamo comunque raggiunto il nostro obiettivo. Per quanto riguarda il lessico vale lo stesso discorso, vi dico questo per esperienza personale. Quando mi sono preparata per il topic di livello 3 in particolare, quello che non ho passato, se volete conoscere questa storia andate a guardare il video precedente, ho dovuto necessariamente imparare elenchi su elenchi di parole. Cosa succede? Lì per lì te le ricordi perché se giorno per giorno le ripassi ovviamente te le ricordi, ma non applicandole 2 settimane dopo me le sono dimenticate. Di quegli elenchi li ho ripresi, ho fatto questo test, li ho ripresi e mi ricordavo circa il 20-25% delle parole che fino a 2 settimane prima ripetevo come se fossero il mio numero di telefono. Quindi la morale ragazzi è: chi va piano va lontano, non abbiate fretta e verificate volta per volta di aver anche imparato ad applicare quello che avete studiato. Pazienti, meglio avere pazienza, e per quelli che fanno affidamento sulla memoria a breve termine sappiate che purtroppo in questo caso non funziona. Il quarto consiglio che vi do è questo: per lo studio in generale, non solo del coreano, è importante essere ordinati. Se avete visto il mio video precedente probabilmente potete già intuire dove sto andando a parare. Siamo tutti d'accordo sul fatto che gli appunti siano appunti e vengono presi un po' come capita, quindi scritti di fretta, in disordine, eccetera. Però è anche vero che se ho bisogno di andare a ripassare una cosa che ho studiato un anno fa, è molto più semplice se quegli stessi appunti che ho scritto in maniera incomprensibile ad un essere umano li ho anche trascritti in bella copia. Senza contare che in questo modo sono anche costretto a rielaborare le informazioni che sto studiando e di conseguenza ho più probabilità di ricordarmele. Che poi ragazzi voglio dire, perché altro dovrei utilizzare tutta la cancelleria che ogni anno compro? Lo so, ditemelo voi. Ah, questo non è un buon motivo per... Il mio quinto ed ultimo consiglio è quello di non abbattersi. Parliamoci chiaro, penso che già ne siate consapevoli dall'inizio. Imparare una lingua in generale, ma imparare una lingua come il coreano e impararla bene non è facile, di conseguenza c'è bisogno sempre di tempo, costanza, impegno e molta pazienza. Comunque con questo non voglio dire che certe volte non sia frustrante, ma io in quei momenti mi ripeto che nella vita solitamente
le cose importanti non si ottengono mai con semplicità e torno a studiare. Adesso magari ci ho scherzato un po' sopra, però per le persone che si stanno approcciando a questa lingua per la prima volta voglio dire questo: la costanza e l'impegno pagano sicuramente, di conseguenza non perdetevi d'animo, seguite i miei preziosissimi consigli da esperta Bombastic side eye. e vedrete che prima o poi riuscirete ad arrivare dove volete essere. Siamo infine giunti anche alla conclusione di questo video. Se ci sono altri aspetti di questo argomento che volete approfondire, per esempio come funzionano le certificazioni, libri, risorse online, so che in italiano non c'è molto, fatemelo sapere nei commenti, scrivetemelo nei commenti. Per adesso è tutto. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettetemi un like, condividetelo con amici, parenti, passanti, vicini di casa, con chiunque. E se vi è sfuggito, non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Adesso vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!